E benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel consueto appuntamento di risposta ai vostri commenti, oggi nel giorno di Pasquetta, quindi insomma andiamo a commentare quel che è successo di fatto ieri nel 2-2 contro l'Empoli, una partita che sicuramente stava andando per il verso giusto, era la partita perfetta per andare al quart'ultimo posto, di fatto ce l'avevamo quasi fatta. Purtroppo è mancata quel quid in più per tenere botta, tenere il risultato, e quindi siamo qua a commentare con un umore diciamo variabile, nel senso che è sia non di resa, perché comunque abbiamo tenuto comunque un punto importante, di fatto ci tiene lì, però comunque avevamo assaporato il gusto dell'avercela fatta per il momento, perlomeno. Come sempre, però, prima di cominciare a leggere i vostri commenti, vi chiedo se è possibile di iscrivervi, di lasciare un like, di commentare dicendo la vostra su tutto quello che andremo a dire, anche se non siete d'accordo, scrivetelo pure qua sotto, di abbonarvi, come ha fatto Pollo Supremo, se non mi sbaglio, quindi grazie mille per l'abbonamento. Chi vuole può abbonarsi a sua volta, ci aiuterebbe davvero tantissimo. Chi non può, basta anche un like, che per noi è importante anche quello lì. E attivate la campanella così non vi perdete i video che escono. Andiamo quindi a parlare un po' della partita. Andiamo a parlare soprattutto all'inizio, almeno, di questo ritorno al gol. Iniziamo ovviamente col commento del nostro abbonato Maurizio Marchesin, che scrive: appena trovi una squadra poco più strutturata del Monza è già tanto se pareggi. Mica tutto da buttare, per carità, ma assurdo pensare di salvarsi senza un attaccante che incuta timore nelle difese avversarie. Sì, assolutamente, sono d'accordo sul discorso punta, però c'è da dire che ieri di squadra abbiamo un po' compensato questo problema, cosa che magari non è sempre successa, anche se non possiamo dire che siamo una squadra che gioca male, perché di fatto comunque ieri, al di là di tutto, abbiamo messo in campo una buona prestazione secondo me, anche nel primo tempo, dove alla fine, dopo un inizio un po' così intimorito, ma siamo abbastanza abituati ormai, devo dire, non partiamo quasi mai a razzo. Esatto. Siamo partiti, abbiamo carburato, siamo andati bene, secondo me dal 10° minuto in poi circa, secondo me abbiamo fornito un'ottima prestazione, non è stata coronata dal gol, almeno nel primo tempo, e poi insomma quello lì è così, se si vuole imputare un problema offensivo lì, sì, però di fatto ecco, quello che creiamo noi è da palle inattive così, quindi può andarti bene, può andarti male, di fatto ci sta che offensivamente dal suo punto di vista, se si riferisce soprattutto alla punta, allora insomma sì, è un problema risaputo, diciamo. Esatto, perché ieri ha giocato come punta Gittger, che non è che è un attaccante che intimorisce troppo, e è stato affiancato da un Busio che non è proprio al massimo, in una situazione che non è proprio la sua. Questo è un attacco che non incute timore appunto nell'avversario. E inoltre poi ieri non ha giocato Yeboah perché Di Francesco non l'ha visto, ha fatto solo un allenamento, quindi non era proprio al massimo, l'ha fatto entrare dopo e poteva sicuramente aiutare di più Yeboah dal primo minuto, però appunto non stava bene, poi vediamo nella prossima come sarà. Poteva essere un po' più aiutato Gittger, sì, esatto. Ovviamente, quindi sì, Di Francesco ha fatto capire tra le righe che se c'era giocava dal primo minuto, parliamoci chiaro. Esatto. Perché di fatto ti fa dei movimenti utili per la punta, secondo me, perché cosa che purtroppo Noristein, di cui parleremo dopo, accenneremo almeno, fa meno ultimamente nella seconda parte del campionato, in realtà svariando, lasciando spazi che la punta può attaccare, perché comunque la difesa avversaria è un po' più impegnata a tenere a bada anche sta seconda punta più mobile, no? Che non sai, che è un po' imprevedibile, non sai dove si può muovere. Però quindi sì, sicuramente avrebbe aiutato di più, cosa che non ha fatto Busio, come hai detto tu. Sì, però di fatto comunque ieri si può dire che i gol sono arrivati comunque, esatto. 2 gol, quindi diciamo che su Gittger, focalizzandomi velocissimamente, è un problema che abbiamo sempre riscontrato quest'anno con le punte, ma ci siamo stancati di parlarne, siamo a 5 partite dalla fine e quindi direi quasi anche basta, nel senso abbiamo capito che non è tanto un problema secondo me della singola punta, che per carità non sono le migliori punte del campionato, però sicuramente diciamo che non sono così aiutate dal tipo di gioco che fa la squadra, non che giochiamo male, ma dalla tipologia di gioco, quindi sì. Ma anche con Poyampalo riscontriamo questo problema, quindi torniamo sempre lì, esatto. Quindi secondo me è un po' inutile dare
tutta la colpa a Gitker di turno, al Maric di turno, quindi è proprio un problema di lavoro sulla punta quest'anno secondo me. Però comunque compensiamo bene, ma alla fine da tutta la stagione, attaccando di squadra come si può, andando oltre i nostri limiti. E continuiamo a parlare di attacco, perché di fatto sono un po' questi i punti su cui si focalizzano anche altri commenti. Con Luca Busato che scrive: peccato, all'Empoli 2 tiri in porta, 2 gol, ma siamo stati troppo leggeri in difesa. Positivo il gol finalmente di Yeboah e il ritorno al gol di Busio, molto in difficoltà là davanti però. Paradossalmente guadagniamo un punto sul Lecce, ma l'Empoli avrà un calendario più semplice. Perso Ristagno, bocciatura senza appello oggi da parte del mister. Speriamo di averlo guadagnato. Yeboah e fila per il finale. Forza Unione sempre. Invece 7 ode, sempre su questa riga. Signori, la squadra ha degli evidenti limiti. Giochiamo di fatto senza un reparto. E sta gettando il cuore oltre l'ostacolo. È già un miracolo se siamo ancora in lotta, considerando anche la partenza in campionato semi-disastrosa. C'è poco da fare, se dopo un minuto che sei passato in vantaggio l'Empoli trova il gol della domenica. Se avverrà il miracolo di salvarsi, sarà dopo una sofferenza infinita, contro tutti i pronostici che ci vedevano belli ultimi, già retrocessi a dicembre. A meno che Fila e Yeboah, ora che sono sbloccati, non si improvvisino i nuovi Maniero e Recoba. Qua paragone pesantissimo storicamente parlando. E sì, diciamo quello che stavo già dicendo, no? Sì, ieri abbiamo comunque segnato 2 gol, i 2 gol sono arrivati, uno da calcio di piazzato e l'altro fondamentalmente da un'azione creata da Yeboah, che la passa al centro a Gitker, mi sembra, sì. E tira, e la palla rimane lì, cerca di pararla in qualche modo, rimane lì, ma non ha nessuna colpa Vasquez in quel momento e Busio in quel momento è là e quindi segna. Anche perché tipo un difensore dell'Empoli gli va addosso al portiere dell'Empoli, quindi veramente è stato bravo Busio lì a fiondarci, perché comunque la situazione era molto caotica, quindi sì, di fatto ieri 2 azioni, 2 gol. La seconda azione soprattutto, perché il primo è una papera di Vasquez, parliamoci chiaro, il primo gol quello di Yeboah, perché sennò la palla non gli arriva mai, quindi bella punizione, bel cross da angolo, però comunque di fatto lì c'è un po' l'aiuto divino della fortuna, perché di fatto se non fa quella papera lì non lo so, ho capito, non so come finisce, comunque. Sì, meno bravo male. Yeboah che si è trovato in quel momento Assolutamente. E ha sfruttato in 2 secondi la palla che gli è arrivata. Poi nella secondo gol molto bene, cioè lì di fatto l'azione parte proprio da Yeboah, perché fa la maggior parte del lavoro, lo fa proprio lui, che si libera di Viti in questo caso, e poi come hai detto tu dalla palla in profondità a Gitker bene, e poi si sviluppa tutto e Busio segna, sì. Quindi sicuramente con Yeboah è in formissima, forse uno dei più in forma al momento. Sì. È strano dirlo, ma finalmente è entrato in forma un po' tardi, siamo a aprile inoltrato, però vabbè, va bene così. Il secondo gol è un gol di squadra che rappresenta un po' una squadra che vuole andare oltre i propri limiti. Sì. Perché sta dimostrando che comunque sta cercando di salvarsi il più possibile, cioè che ci credono anche loro, anche grazie a questa azione. Sì, poi questi limiti, diciamo, offensivi che ha la squadra, quindi questo un attacco di squadra che fortunatamente sta cominciando a funzionare. Da Monza comunque è arrivato il gol anche di fila, che purtroppo ieri non c'era, e di fatto tra i grandi assenti ieri che è stato citato Oristagno, panchinato in maniera pesante. Oristagno che è stato lasciato in panchina, è stato scelto Busio a fare un ruolo che non è suo, perché Yeboah non stava bene, non poteva giocare dal primo minuto e a questo punto poteva mettere Oristagno come sempre, e invece no, Di Francesco ha preferito mettere Busio, una scelta un po' così, però io in realtà la approvo, perché Oristagno si vede che non è al massimo della forma. Per me non è uno scemo Di Francesco, secondo me se l'ha fatto ci ha messo un po' di partite per ma è grave fuori. Però è grave nel senso che è grave che gli venga preferito Busio da seconda punta, vuol dire che Oristagno è proprio messo male dal punto, non so da che punto di vista, o non stava bene, però a me non risulta, o comunque tecnicamente, a livello di prestazione ultimamente è un problema, ma l'abbiamo visto un po' tutti, no?
sì, non sappiamo esattamente cosa è successo, magari ci sono cose che non sappiamo appunto che l'ha portato a non metterlo in campo. Comunque non l'ha neanche fatto entrare, non è che non l'ha messo dentro dal primo minuto, non è proprio entrato, questa è una cosa un po' È pesante, strana. è pesante. E infatti è entrato Yeboah che aveva massimo un allenamento, a parole di Francesco, un allenamento sulle gambe, ed è entrato anche bene. È entrato anche bene. Cioè, avevo già visto un po' contro il Monza che stava bene, che era vivace tutto. Ieri a maggior ragione, cioè ieri veramente tanta roba. Tanta roba, è strano dirlo perché non l'abbiamo quasi mai detto. Comunque ci ho sempre intravisto qualcosa di buono, a differenza anche di tanti. Vero. Poi che non le vedessimo, palese per tutti, ok? Però perché di fatto incide sul primo, sul gol, ok, chiaro. ma incide anche sul secondo perché parte da lui, parte da una sua giocata, e comunque anche nelle altre azioni fa bene. Comunque si è preso dei falli, sgaloppava bene, cioè un giocatore che ti può dare caratteristiche che non hai nei titolari di solito, capito? A meno di Oristagno, ma Oristagno, come stiamo dicendo, non ce l'ha ultimamente. Quindi di fatto adesso bisogna capire, cioè il nuovo attacco, adesso che rientra Fila, sarà Fila Yeboah? Cioè il paragone Maniero Recoba no, però diciamo che una loro versione super in miniatura possono sicuramente esserlo per questo finale di stagione. Sarebbe bellissimo se lo fossero, perché vorrebbe dire salvarsi in questo caso. Sì, sarebbe molto interessante da vedere comunque questa accoppiata un po' opposta forse, perché uno è un gigante, l'altro Ma giusta anche. Infatti, perché sono comunque gli opposti e potrebbero completarsi anche. Inedito. Quindi sì, sarebbe da provare assolutamente. Parliamo anche di difesa, se no non parliamo, perché qualcuno ha accennato che siamo stati un po' leggeri, perché effettivamente abbiamo fatto 2 gol, ma è vero anche che ne abbiamo subiti altri 2, e soprattutto il secondo. Non che il primo non siano degli errori difensivi, anzi ci sono più errori difensivi sul primo secondo me che sul secondo. Il secondo fa più male per la dinamica, perché un minuto prima avevi fatto gol, bastava gestire un po' meglio, era l'85esimo, 6esimo, bastava gestire un po' meglio. E in difesa leggeri, qualcuno scriveva. Diciamo che sul primo gol, come dicevamo... Sì, sul primo gol in quel caso c'era Izes che aveva il giocatore dell'Empoli dietro di lui, quindi di schiena. Si è un po' mosso un attimo in ritardo, però comunque non ha sbagliato troppo secondo me. Quello che ha sbagliato di più è un po' Marcandalli, che proprio non si è mosso perché c'era davanti il giocatore e proprio si vede che rimane là dal cross, non segue il giocatore, e quello è un errore molto grave perché non l'ha seguito e ha segnato. Fazzini ha segnato, sì. Cioè lì nel post partita noi abbiamo detto che era colpa di Izes, no? Cioè prima Chito non abbiamo rivisto l'azione chiaramente. Di fatto poi però rivedendo il replay ci siamo accorti che non c'era solo Izes. Izes ha parte di responsabilità, ok, ma la maggior parte ce l'ha Marcandalli, come diceva lei, perché di fatto lui almeno ha la visuale, Izes no. Izes non aveva la visuale su Fazzini, poteva immaginare che ci fosse, per carità. Esatto. Però Marcandalli aveva la visuale su Fazzini e non l'ha seguito. Non so se voleva farlo andare in fuorigioco, però non mi sembrava una saggia idea, eri troppo dietro in quel momento lì per fare la trappola al fuorigioco, quindi è lì male perché aveva fatto anche una buona prestazione secondo me ieri Marcandalli, però su quella roba lì che l'ho rivisto, lì un errore per me di lettura proprio difensiva, e quindi primo gol sicuramente c'è qualche errorino, più di qualche errorino, però più Marcandalli che Izes, a differenza di quanto abbiamo detto ieri nel post partita. Sul secondo più di qualcuno ha detto, cioè anche di Francesco ha detto, cioè non si può subire, ma è giusto, non si può subire un gol dopo che ne hai fatto uno un minuto prima, che tra recupera tutto, cambia tutto, non è passato neanche un minuto. No, di gioco neanche un minuto, e loro hanno segnato un gol, cioè un tiro a giro veramente molto bello. Di Angeli. Difficile anche da parare in quel caso, la difesa è stata un po', non so... Sì, leggera come scrivo. Leggera, esatto. Un po', sì, non so, poteva essere un po' più... diciamo scaltra, cioè un po' più rocciosa in quella dinamica lì, però Sì, si poteva sicuramente gestire meglio in quella situazione, però comunque è un tiro che è difficile anche da parare. Cioè, è veramente una giocata di un singolo fatta bene, cioè, puoi dire poco perché non è una cosa di squadra, è un singolo che ha fatto quel gol, semplicemente. È un gol veramente bello, cioè difensivamente c'è poco da imputare secondo me, forse sì di squadra potevamo essere
sì, un po' più compatti di squadra, però onestamente lì, c'è anche rivedendola, Izas non è che poteva fare tante robe, perché di fatto l'uomo, cioè Anjorin arriva al tiro e lì forse Izas era l'unico che poteva accorciare, però non puoi neanche dare tutte le colpe, perché se accorcia poi lascia il buco, e comunque aveva diversi giocatori, diversi compagni a cui passare il pallone e infilarci dentro, cioè si creano comunque dinamiche difensive diverse, comunque loro lì erano comunque un'occasione pericolosa. Di certo comunque è la gran giocata che la risolve. D'altronde, cioè, un gran bel giocatore, comunque se ne parla parecchio anche a livello di mercato di Angelin adesso, quindi gran giocata. Cosa puoi dire? Io non riesco a dare troppe colpe, soprattutto sul secondo. Sul primo sì, come abbiamo un po' analizzato in breve, quindi è andata un po' così, e diciamo che dopo ieri di fatto quindi finisce in pareggio, e dopo ieri ci sono diversi tifosi ci sono i tifosi che si dividono un po'. In questo caso guardiamo il bicchiere mezzo pieno o guardiamo il bicchiere mezzo vuoto, quindi come un'opportunità persa per andare al quart'ultimo posto. Iniziamo col commento di Lucio Vettore che scrive: come dire, iniziamo una partita decisiva al minuto 86 sul 2-1 per noi. Clamoroso non portarla a casa. Superavi il Lecce con il quale allo scontro diretto a sfavore mettevi dietro Empoli portando a tuo favore lo scontro diretto. Occasione enorme buttata per un miracolo che ora è più difficile. E Gianni Primo che scrive: la vedo molto bene. Abbiamo una squadra in forma e finalmente vede la porta. Eravamo prima a -5 dalla salvezza, poi a -2 dalla salvezza e ora a -1 dalla salvezza. Con le grandi abbiamo tendenza a pareggiare, il Lecce non gioca bene e tutte hanno partite difficili, compreso l'Empoli. Direi che non ci possiamo lamentare. L'ultimo di Paolo e di Tommaso: comunque in fondo siamo ad un punto dalla salvezza. Quindi alla fine un primo commento che è un po' negativo, diciamo, vede il bicchiere mezzo vuoto, e gli altri due che dicono comunque cose positive, dire guardiamo il bicchiere mezzo pieno e guardiamo quando c'è di positivo da questa partita, dal calendario che arriva, insomma tutte queste questioni qua. Diciamo che io comprendo pienamente, sono un po' sulla linea della delusione, perché mancava troppo poco per poter dire va bene anche il punto, ce l'avevi fatta, non sappiamo neanche come, però nel senso ce l'avevi fatta con un gol rocambolesco il secondo, però bello comunque di squadra, quindi una bella azione in realtà. Quindi la delusione è tanta. Esatto, ma anche perché mancavano solo 9 minuti col recupero. Sì. Quindi in quel momento avevamo comunque detto dai, mancano 10 minuti, teniamola, come abbiamo fatto magari nelle ultime partite che erano riusciti a tenere il vantaggio. Poi ovviamente non ci aspettavamo una cosa così subito, un gol subito dell'Empoli. Una mazzata assurda quella lì. È stata veramente una delusione grandissima. Incredibile. Di fatto dava fastidio perché non ho neanche fatto in tempo a metabolizzare il gol che avevamo fatto, perché subito ne abbiamo subito, e lì non ho neanche metabolizzato il fatto che vincevamo, andavamo al quart'ultimo posto, esatto. Cosa che non c'era mai riuscita in questa stagione, e ce la stavamo facendo, e diciamo che quello è brutto perché comunque cavolo, c'eri arrivato in qualche modo, l'avevi rimontato la partita, però ti sei fatto riacciuffare con una difesa, con una situazione di squadra lì, con errore difensivo di squadra si può dire, ma come abbiamo detto non è neanche tanto un errore difensivo, è un po' di sfortuna, è un po' di bravura di Anjorin in quel caso lì a fare un gol bellissimo. Tiro a giro bellissimo. Comunque, guardando il bicchiere mezzo pieno, come avevano detto i commenti che abbiamo letto, siamo in forma, siamo comunque tra le tre, secondo me, quella che siamo più in forma, e siamo tornati a segnare. Abbiamo segnato 2 gol, oggettivamente non segnavamo 2 gol da parecchi mesi, così, che stavamo quasi per vincere, e la classifica è comunque buona in realtà, esatto. Buona, poteva essere ancora meglio, però è buona, via di mezzo. Esatto, abbiamo un punto dalla quart'ultima dal Lecce, sì. E quindi da un punto di vista ci è andata bene, nel senso manca solo un punto e magari nelle prossime possiamo anche fare bene,
però di questo ne parliamo più avanti. Sì, diciamo che era utopia fino a poche settimane fa dire siamo a -1 dal quart'ultimo posto, cioè avremmo firmato, dico, a 5 giornate dal termine, essere ancora tutti lì, e comunque di fatto siamo più vivi che mai, anzi siamo più vivi rispetto a mesi fa, anche a settimane fa in realtà, quindi di punti ne abbiamo recuperati tanti, quindi merito alla squadra, assolutamente. E a differenza anche di tante aspettative, di molti anche addetti ai lavori che ci davano per spacciati prima di cominciare la stagione, neanche giocandola, prima di cominciare la stagione. Quindi di fatto siamo veramente più vivi che mai, quindi guardando il bicchiere mezzo pieno è verissimo, questo assolutamente sì. E il problema, diciamo, è il calendario che ci aspetta, di cui adesso andiamo subito a parlare, anche un po' in relazione al calendario delle nostre avversarie. Quindi la classifica e il calendario. Andiamo subito a leggere il commento di Stefano DRS. Di positivo c'è che abbiamo segnato 2 gol. Ancora 7 punti, anche se porti via qualcosa da Torino e Cagliari, hai Milan, Fiorentina e Juve. Troppo dura. Oggi era da vincere e come al solito non vedo quel furore agonistico che dovremmo avere, soprattutto in momenti come quello che ci è costato il pari. Ho preso un po' questo commento soprattutto per parlare del calendario delle prossime partite. Lui ha messo la sua opinione, per carità, ci sta. E quindi sì, si scontra un po' presente e futuro. È un calendario, come dicevamo, difficile. Sì, noi abbiamo forse un calendario veramente difficile, come hai fatto il video tu, se volete andatelo Pre-partita a vedere, dove dici tutti i calendari delle nostre rivali. Ho messo Lecce, Lecce e Empoli, non ho messo ancora il Parma così, ma magari nelle prossime partite, anche dipende dai risultati, insomma, man mano vedremo. Sì, la prossima comunque è il Milan, che è una squadra che in questo momento, ha un po' di difficoltà. Sì. Sicuramente farai il pre-partita dove ne parlerai meglio. E poi Fiorentina e l'ultima con la Juventus, che queste 3 dovrebbero essere un po' le partite più difficili. Sì, le big. Sì. Però in realtà Di Francesco ha dimostrato che con queste squadre riesce magari a tirare fuori anche un pareggio, che non è male, comunque un punto da queste squadre al posto di 0 punti. Assolutamente, cioè quest'anno con le big abbiamo un trend assolutamente positivo, nessuno può negarlo, è pura statistica, anche a livello di prestazioni in realtà non è solo fortuna, ma abbiamo messo in campo ottime prestazioni, soprattutto a livello difensivo, bisogna dire. Tante volte potevamo fare anche risultato, di fatto anche se pensate allo Juventus Stadium, per poco veramente non la si portava a casa, per pochi secondi praticamente, e quindi secondo me, tra l'altro tutte le partite con le big, tutte al penso, quindi se fai una partita di un certo tipo col tuo stadio a favore, difendendo bene, per me qualche punticino qua e là puoi portartelo a casa tranquillamente, tranquillamente, con difficoltà, però puoi farcela perché l'hai già fatto prima. Esatto, mentre Torino e Cagliari sono più tranquille, loro comunque hanno già la salvezza assicurata. Sì, no, il Torino sì, Cagliari sì, praticamente, esatto, per me il vero, cioè quelle che se la giocano siamo quelle che abbiamo citato prima, Lecce, noi. Sì, in caso forse il Parma, ma anche quello bisogna vedere comunque. Sì. Comunque dobbiamo trovare assolutamente la vittoria con queste 2 squadre, secondo me, almeno provarci il più possibile, metterci molta grinta e voglia di vincerle. Sì. Perché sono probabili 6 punti fondamentali anche per la salvezza. Sì, sono quelli almeno un po' più facili, diciamo, non sicuri, però è le partite in cui devi provarci con maggiore enfasi sicuramente. Diciamo che in tutto questo, chiaro che se vincevi vivevamo tutto questo futuro prossimo meglio, perché lo staremmo vivendo da quart'ultimi, se fosse andata meglio quegli ultimi minuti ieri. Però vabbè, rimane che comunque, altro dato un po' diciamo negativo, è che di fatto l'Empoli ha un calendario più facile, più agevole, che magari non vuol dire nulla, questo è tutto sulla carta, però è un fatto questo. Però comunque l'Empoli non l'ho vista così in forma rispetto a noi, secondo me. Noi siamo leggermente più in forma dell'Empoli, anche vedendo la partita di ieri, che non è che hanno creato chissà cosa. E anche vedendo, io ho visto Lecce-Como, che è finita 3-0 per il Como, ed è effettivamente ok che il Como gioca veramente molto bene, e comunque
squadra super in forma, è entrata in forma nella seconda parte di campionato e sta veramente performando, quindi avversario sicuramente ostico, però ho visto veramente il Lecce anche parecchio male, quindi forse veramente vedendo un po' tutte e tre a questo punto, perché questa giornata l'abbiamo vista veramente tutte e tre, si può dire che noi siamo tranquillamente la più in forma, almeno al momento, di questo trittico. Sì, ce la giochiamo comunque finché la matematica non ce lo permette e ora siamo a -1 dalla salvezza, che è il momento, non siamo mai arrivati a -1 dalla salvezza in tutto quest'anno. Sì, assolutamente. Quindi comunque è positivo, mancano pochissime partite e siamo ancora in lotta, assurdo perché non se l'aspettava nessuno e c'è da giocarsela veramente fino alla fine. Assolutamente, al di là del calendario però siamo la squadra un po' più in forma di queste, quindi giochiamoci. E nulla, era un po' questo quello che volevamo dire, erano tanti commenti anche questa volta, abbiamo selezionato questi, quindi grazie a tutti quelli che hanno commentato, continuate a commentare e commentate anche questo video dicendo la vostra, quel che ne pensate, siete d'accordo con noi o meno. Vi ricordo di lasciare un like, vi ricordo di iscrivervi se non siete già iscritti, di condividere il video, cosa che mi dimentico sempre di dire, di abbonarvi chi vuole sostenerci, chi non può comunque basta anche solo un like, che per noi è importantissimo anche solo quello. E come sempre è sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.